Tutta la musica che sentirete in questo video viene da un sito che è il sito di cui vi parlerò. Figo, vero quel montaggino? Lo vedete nel video della prossima settimana. Vi spiegherò come ho fatto certe riprese e perché ci ho messo così tanto a farne altre. Ma la cosa molto importante è che quella musica era gratuita, è stata presa in maniera legale, non è che l'ho presa, che ne so, rubandola da qualche sito che la vende. L'artista che l'ha creata è stato pagato e la cosa ancora più bella è che anche tu puoi ottenere un qualcosa del genere utilizzando la musica. La musica è un qualcosa di importantissimo secondo me nella produzione di un video, perché è ciò che decide se le emozioni che vogliamo passare verranno passate nel modo giusto. E quindi per trovare la giusta musica bisogna avere un percorso dietro, bisogna conoscere bene la musica e spesso non è facile. Quando si è un canale molto piccolo, come anche il mio stesso canale, spesso non si ha dei soldi per spendere in musica per usare all'interno dei propri video, dei propri documentari, dei propri podcast, dei propri canali Twitch. Eppure esiste un metodo, è quello di andare nella libreria di YouTube e andare a vedere quali canzoni hanno, c'è una libreria dedicata. La musica che si ottiene da lì è una musica che è stata così tanto usata da canali come 5 Minuti Creativi e questi altri tipi di canali, che assolutamente non è una musica di qualità, che viene identificata come musica bella da sentire e che riesce a comunicare nel modo giusto le emozioni. Dove si trova della musica del genere? Beh, sono qui per parlarvi di un prodotto chiamato Upbeat.io. Sarà il sito da cui io personalmente prenderò la musica per tutti i video del mio canale da un anno a questa parte, perché io sono sempre stata una persona a cui interessava moltissimo la musica nella produzione video, e il sapere che l'artista da cui prendo la musica innanzitutto viene pagato per la musica che crea e poi che io stesso ottengo un qualcosa di ottimo a livello di qualità mi rende veramente felice, ancor più che se io avessi pagato un'iscrizione qualsiasi a Epidemic Sound. Mettiamo di parlare però dei dati teorici di questa piattaforma. Vi porto direttamente con me, vi faccio vedere com'è la piattaforma e vi faccio vedere come scelgo la mia musica. Presupponiamo che tu voglia cercare la musica adatta a questa esatta clip. Normalmente il processo andrebbe più o meno così: apri la libreria di YouTube, cerchi qualche canzone, metti qualche filtro, non trovi niente, o meglio trovi delle cose che funzionano ma molto male, perché tu vuoi fare una roba stile documentario, cerchi su YouTube musica senza copyright, stile documentario, vedi un video, vedi l'altro, vedi la descrizione, poi scopri che magari devi comunque pagare una licenza. Well, not anymore my friend. Vai su Upbeat.io, semplicemente cerchi lì, vedi, senti un paio di canzoni, un paio di categorie, vedi, perché tanto è creato da creator, quindi dovresti capire abbastanza velocemente in 3-4 canzoni qual è quella che vuoi, senti quale vuoi, dopodiché copi una roba, la metti in descrizione, scarichi la canzone, boom, hai fatto. Ho forse esagerato un po' troppo con la drammaticità, vero? Comunque è una roba fighissima, cioè è praticamente lo Spotify di questi servizi di musica secondo me, ed è veramente una rivoluzione. Ed è per questo che ho deciso di consigliarvelo, ho deciso di raccontarvi che cos'è la piattaforma che sentirete così tanto su questo canale, da dove verrà la musica. Quindi la prossima volta che qualcuno mi chiede ma da dove la prendi la musica, prima la prendevo da tanti posti diversi, adesso la prenderò da Upbeat.io. E siccome è gratis, e in particolare sono gratis 10 canzoni al mese e il 50% del loro catalogo, che è un catalogo veramente enorme, allora potreste anche decidere voi stessi di partecipare, se siete dei content creator come me, e iniziare ad usare Upbeat.io. Ci vediamo la prossima settimana con il racconto di come faccio determinate riprese, come faccio determinati video, e ciao, ci sentiamo.